Dal Vangelo secondo Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Il brano evangelico di oggi ci colloca ancora nel cenacolo per farci ascoltare una parte del testamento di Gesù. Il testamento viene sempre letto dopo che una persona ci ha lasciato, e è bello che proprio in queste domeniche di Pasqua la liturgia ci propone qualche brano del testamento di Gesù. Sono parole da gustare, parole d'amore che lo sposo rivolge alla sposa, alla comunità, prima di lasciarla. Quindi è con una certa commozione che noi ci accostiamo a questo testo. Ricorre in questo testamento di Gesù il verbo amare per ben 26 volte in 5 capitoli, nei quali l'Evangelista Giovanni ci presenta questo testamento del Signore. E la prima volta in cui Gesù chiede amore per sé è proprio l'inizio del brano evangelico di oggi. Se mi amate, osserverete i miei comandi. Questo amore rivolto verso Gesù, che Gesù pare chieda per sé, non è propriamente una richiesta intimistica, no, è ben diverso, e ricorrerà a questa richiesta per altre 6 volte nel Vangelo secondo Giovanni, quindi in totale sono 7 volte che Gesù chiede l'amore per sé. Se mi amate, cosa intende dire? Chi lo ama realmente? Nulla di intimistico, ma l'unione della propria vita alla sua. Se qualcuno vuole unire la sua vita alla mia, cosa deve fare? È la richiesta che lo sposo fa alla sposa. Vuoi unire la tua vita alla mia in un unico progetto di amore? E questa è la domanda che Gesù fa, la domanda dell'amore per lui. Osservi i miei comandamenti, non sono i 10 comandamenti di Mosè, è la sua proposta di uomo. Il comandamento è la vita che lui ha vissuto, una vita donata, una vita per amore. Vuoi unire la tua vita alla mia? L'amore, lo sappiamo, trasforma, libera energie di vita. Concretamente lo sappiamo, quando un ragazzo si innamora realmente, la sua vita cambia, si scatena proprio una forza vitale che lo porta ad agire, a compiere azioni che prima non si sarebbe mai sognato di fare. Magari prima non studiava, poi comincia a studiare, a impegnarsi, e prima non ci teneva alla propria persona, non si faceva mai la barba, dopo passa un'ora davanti allo specchio ogni giorno, proprio perché l'amore libera energie che uno non avrebbe mai immaginato di avere. Chi si innamora di Cristo fa proprio questa esperienza. Dentro di lui si mette in movimento una energia che è la vita nuova che Gesù dona a chi
unisce la propria vita alla sua. Osservi i miei comandamenti, parla al plurale di comandamenti. Ha appena detto Gesù, proprio pochi versetti prima, che il suo comandamento è uno solo: vi lascio, vi dono un comandamento nuovo. E il termine greco è entolekaine, kainos in greco significa nuovo, ma non un nuovo che si aggiunge a quelli che c'erano già prima, una novità totale che sostituisce tutto quello che c'era prima, un unico comandamento, quello che Gesù ci lascia, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli. Comandamento è uno, non viene da fuori come i comandamenti dell'antica legge, viene da dentro. Questa vita di amore che ci è stata donata, che è la vita del Padre del Cielo, quella che ha animato Gesù durante tutta la sua esistenza, e questo stesso spirito che adesso donato a noi diventa un comandamento da dentro. Quindi l'obbedienza non è a disposizioni esterne, ma alla propria identità di figli di Dio, come Gesù ha obbedito non a un comandamento esterno, ma allo spirito che lo muoveva a donare tutto se stesso, perché questa è la vita divina, il dono per amore. E tutto il messaggio di Gesù si riassume proprio in questa parola, amare. Però qui si parla al plurale, perché? Perché l'amore si esprime poi in singole azioni concrete e in ogni momento bisogna saper discernere qui e ora cosa che è bene fare, qual è l'espressione di amore. Sono le diverse sfaccettature dell'amore. In Paolo, nel famoso inno alla carità, si dice Christeuetai e agape. La traduzione l'amore è benigno, la carità è benigna, non è propriamente così. Significa Christeuetai che l'amore sa adattarsi ad ogni situazione, momento per momento, sa discernere cos'è che è bene. In ogni circostanza chi ama, mosso da questo spirito che è quello di Cristo, riconosce ciò che è buono, ciò che è giusto, ciò che fa bene, ciò che è vita, ciò che fa sorridere il fratello. Ecco, quindi i comandamenti, è uno solo il comandamento, l'amore, il bisogno di fare del bene, di donare vita al fratello, che poi si manifesta in tante sfaccettature. Per questo Gesù parla al plurale. Osserverete i miei comandamenti. Questo verbo osservare non è molto bello. Il termine greco è tereo, significa trattenere nel cuore, vanno conservati e vanno messi come punto di riferimento, come cabina di comando di tutte le nostre azioni. Il cuore è proprio il centro da cui partono tutte le scelte. E quindi questi comandamenti di Gesù, questo amore, deve diventare parte di noi stessi, costituire la nostra stessa vita. Chi trattiene questo comandamento dell'amore, quindi chi unisce la propria vita a quella del Maestro, ha come conseguenza, come risultato, la disponibilità ad accogliere il dono che viene dal Padre, richiesto da Gesù, che è il Paraclito, il Consolatore. Non è una bella traduzione. Parakletos in greco significa colui che è chiamato vicino, colui che ti difende, e ti difende da chi ti fa del male, dal Satana. E dove si trova questo nemico che ti fa del male, che ti porta lontano dalla vita? Si trova dentro di noi. Il maligno, l'inclinazione cattiva con la quale noi conviviamo, nasciamo, è presente nella nostra esistenza e ci accompagna poi per tutta la vita. Gesù parla di un altro paraclito, un altro difensore, perché mentre lui era in questo mondo, era lui il difensore che proteggeva
dal nemico, da chi ti fa perdere la vita. Adesso lui sta per lasciare i suoi discepoli, non lo vedranno più materialmente, fisicamente, e lui promette, ci sarà un consolatore, un difensore che rimarrà dentro di voi per sempre, non dovete avere paura. Poi dice quali sono le caratteristiche, lo spirito della verità. Che cosa significa? Questa forza divina che ti viene donata, questo difensore che ti protegge dalla non vita, è lo spirito che ti porta a essere vero, autentico. Uomo vero, se noi, per esempio, se osserviamo due uomini che litigano, magari in strada perché si sono fatti un dispetto, cominciano a alzare la voce, si aggrediscono, hanno i volti addirittura stravolti, la voce alterata, sguardi che incutono paura. Direi che più che uomini assomigliano un po' a belve, non sono uomini veri. L'uomo vero è quello che lascia emergere, lascia trasparire nella sua vita ciò che lo caratterizza come uomo. E ciò che lo caratterizza come uomo non è certo il lottare, l'arraffare, l'accapigliarsi per accumulare beni, e neppure il mangiare, il bere, il divertirsi, il riprodursi. L'uomo farà tutte queste cose, ma da uomo vero, cioè mosso da questa forza, da questa vita divina che lo caratterizza come uomo e che lo porta a fare tutto e solo per amore. Ciò che non è espressione di amore è menzogna, non è uomo vero, perché ciò che caratterizza l'uomo è questa forza, questa vita che Dio gli ha donato, che lo porta a fare soltanto del bene, a cercare soltanto la vita del fratello. Ecco, la prima caratteristica di questa vita divina, di questo spirito, è proprio la verità. La tua sarà una vita vera. Il mondo non lo può accogliere. E chi è il mondo? Il mondo ha vari significati. Nel Vangelo secondo Giovanni, in questo contesto è quella parte di tenebra che avvolge l'umanità e che vuole perpetuare i rapporti di potere, di dominio, e non il rapporto di amore che è servizio. Questa tenebra vorrebbe impedire la nascita del mondo nuovo, di questa società alternativa che non è più quella delle belve, ma quella dell'agnello, che ama soltanto. E questo mondo, diciamo, è presente in ognuno di noi. Dobbiamo stare attenti che questo mondo si può chiudere e rifiutare questa proposta che Cristo fa di unire la nostra vita alla sua, di vero figlio di Dio, di uomo vero. E dice Gesù, voi lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi. Come mai dimora presso di noi questo spirito? Sta parlando ai discepoli nel cenacolo, è vicino a voi questo spirito e lo vedete presente, lo conoscete perché lo avete visto attuare in me questo spirito. Gesù ha appena lavato i piedi ai discepoli, ha mostrato il suo amore per Giuda. Eccolo lo spirito, questo amore che è in atto in Gesù, è presso di voi, però sarà in voi, vi verrà donato questo stesso spirito, questa stessa vita, questa stessa forza che vi darà la capacità di amare. Tra poco, quando Gesù sarà sul Calvario, dopo che tutto sarà compiuto, donerà il suo spirito. Non lo ha portato con sé in paradiso, l'ha riversato sulla comunità dei discepoli, l'ha donato alla sposa. Non vi lascerò orfani. Orfano è colui che ha subito una separazione. Le separazioni sono dolorose perché è una parte di noi stessi che se ne va. Se un figlio rimane orfano perché perde i genitori, è una parte di lui, non è più figlio, dopo sarà magari papà, nonno, figlio.
ha perso il riferimento dei genitori, così pure se una sposa è lasciata dal marito, non è più sposa perché le manca un qualcosa di essenziale. E lo stesso l'amico, se un amico mi lascia, l'amicizia è interrotta. Gesù promette: no, non sarete orfani, vengo da voi. Gesù entra in una condizione diversa, un modo diverso di essere presente, viene in un modo ancora più forte di prima. Prima era tangibile, visibile, ma nei limiti di questa realtà, di questo mondo segnato dalle distanze, dai segni di morte. Quando lui se ne va, viene in una condizione diversa, non c'è più nessun limite, è presente in ogni momento, in ogni ora, non deve più dormire, riposare, stancarsi, no, non più, è in una condizione adesso della piena gloria di Dio. Ancora un poco e il mondo non mi vede più, questo mondo che vede Gesù solo dal punto materiale, che è impenetrabile quindi allo spirito della verità, vede in Gesù soltanto la persona come tutte le altre che ha vissuto qualche anno e poi ha concluso malamente la sua esistenza, giustiziato. Questo è lo sguardo del mondo. Gesù dice ai discepoli: voi mi vedete perché io vivo e voi vivrete, voi riceverete la mia stessa vita. Vedrete in me il vivente, il Dio che dona la vita. Sarà tutto un cammino che farà la comunità cristiana nella comprensione di chi era realmente l'identità di questo sposo. Era Dio che si era fatto vedere. Interessante, nella 10ª lettera che Plinio il Giovane scrive a Traiano per chiedere indicazioni su come comportarsi con le comunità cristiane della Bitinia, dice questo pagano la colpa che hanno i membri di questa comunità, l'errore che commettono, per quanto io ne sappia, quello di cui vengono accusati, consiste nel riunirsi prima dell'alba, intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse un Dio. Eccoci all'inizio del II secolo queste comunità che hanno capito chi era realmente quel Gesù di Nazareth. Era Dio che era venuto a farsi vedere. In quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi, questa comunione di vita che è segnata dal dono dello Spirito, da questo amore, da questa vita che ci porta ad amare come il Padre del cielo, ci unisce in questo mistero della Trinità. E chi ha i miei comandamenti e li osserva, costui mi ama. È la conclusione di questo brano del testamento di Gesù, l'invito ad accogliere queste parole che sono le ultime che Gesù pronuncia, ma che poi sono il punto di partenza perché segnano poi tutte le scelte della nostra vita, se vogliamo che sia una vita vera. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.